Un racconto che parte da una figura circense, quella del pagliaccio. C'è chi piace, c'è chi non piace, alcuni bambini provano paura di fronte ai pagliacci, altri invece si mettono a ridere. Quello che è certo è che i pagliacci sono figure comiche dell'arte circense e sono riconoscibili per caratteristiche precisi. Ad esempio l'abbigliamento buffo, il trucco facciale piuttosto pesante, gli attrezzi di scena volutamente caricaturali, pensate ai martelloni giganti, sempre morbidi, e l'atteggiamento generalmente goffo. Sono degli eredi dei famosi buffoni di corte del periodo tardo medievale e rinascimentale. Il loro scopo è provocare immediata ilarità negli spettatori con provocazioni surreali o attraverso improvvisate scene di parapiglia sempre surreali. Insomma, il pagliaccio è creato per far ridere, ma a volte i pagliacci irrompono nella vita reale, scappando dal piccolo mondo del circo, da quel microcosmo, e creano un altro tipo di scompiglio, momentaneo e per nulla comico. È quello di cui parliamo oggi, un fatto che accade nel tardo pomeriggio del 23 febbraio 1981. Siamo alle Cortes, il Parlamento spagnolo a Madrid, e c'è un urlo che rimbomba sotto la volta. Quieto tutto il mondo, cioè fate tutti silenzio. A pronunciarlo è un militare, anzi, citando le parole del corrispondente della Repubblica Saverio Tutino, un baffuto pagliaccio in tricorno. Si chiama Antonio Tejero Molina. Indossa la divisa di tenente colonnello della Guardia Civil, compreso quel caratteristico capricapo appunto a tricorno, e brandisce in pugno la rivoltella d'ordinanza. Non è solo Antonio Tejero Molina. Al suo seguito ci sono decine di militi della Guardia Civil, tutti armati di mitra, che tengono sotto tiro l'emiciclo parlamentare. Al momento dell'eruzione, le Cortes, riunite per votare la fiducia all'esecutivo di Leopoldo Calvo Sotelo, stanno ascoltando l'intervento del socialista Juan Manuel Núñez en Cabo. Le parole del deputato vengono interrotte dall'urlo di Tejero, che poco dopo spara alcuni colpi in aria per ottenere l'assoluto silenzio dell'aula. Il viso di Tejero, come abbiamo detto, è incorniciato da un paio di pittoreschi baffoni. Il suo sguardo è estremamente truce. Le telecamere della televisione che stavano seguendo la diretta del voto parlamentare lo inquadrano per una buona mezz'ora. Per gli spagnoli che guardano in TV, il volto di quell'ufficiale è assolutamente nuovo. Non lo è invece per i vertici militari. Anzi, quel nome, Tejero, è uno sgradito ricordo di tempi che si pensavano superati. In quel pomeriggio Tejero non ha ancora compiuto 49 anni, eppure alle spalle ha già avuto diversi guai con la giustizia. Nel 1979 il colonnello era stato condannato a 7 mesi di arresti di fortezza per aver progettato un tentativo di colpo di Stato, noto con il nome in codice di Operazione Galaxia. Con lui nell'occasione dovevano intervenire diversi alti ufficiali nostalgici del franchismo per imprimere una svolta autoritaria al paese, che da qualche anno stava faticosamente ritrovando una strada verso la democrazia dopo 4 decenni di dittatura. Il piano, tuttavia, era emerso prima dell'attuazione, portando ad alcuni arresti e a un processo militare, con pene tutto sommato lievi. Tejero aveva pagato il conto, anche per altri, ma non aveva perso l'incarico, non aveva perso il grado, non aveva perso nemmeno il diritto alla pensione. Abbastanza per indurlo a riprovarci ancora, un'altra volta. La scomparsa del caudillo di Francisco Franco nel novembre del 1975 aveva segnato uno spartiacque in Spagna. Dalla vittoria nella guerra civile in poi, Francisco Franco aveva governato con pugno di ferro, reprimendo il dissenso e improntando lo Stato su un modello fascista privo però di quella componente corporativa di stampo italiano o portoghese, se preferite. In età avanzata e già malato, il generalissimo aveva nominato l'ammiraglio Luis Carrero Blanco quale proprio successore, ma aveva fatto i conti senza l'ETA. Il 20 settembre del 1973 i separatisti baschi avevano ucciso con un potente ordigno esplosivo il delfino del franchismo, obbligando il caudillo a un repentino cambio di strategia, optando per il moderato Carlos Arias Navarro come araldo della transizione del paese spagnolo verso il ritorno al potere della casata dei Borbone. Il nuovo capo di Stato era stato individuato in Juan Carlos, il nipote dell'ultimo sovrano prima della Repubblica, cioè Alfonso XIII. Dal 1976 in avanti, la Spagna aveva iniziato una lenta fase di transizione verso una democrazia parlamentare provenendo dall'esperienza dello Stato totalitario. Questa transizione si era annunciata particolarmente difficile perché parecchi esponenti del vecchio regime avevano deciso di scongiurare il più possibile l'apertura a uno Stato liberale moderno. Se n'era avuto un esempio il 24 gennaio del 1977, quando un comando a volto coperto aveva compiuto in Calle de Atocha a Madrid il massacro degli avvocati dei sindacati, uccidendo a mitragliate 5 legali e ferendone altri 4. Poteva essere
essere l'avvio di una nuova stagione del terrore o addirittura l'avvio di una nuova dittatura, ma la reazione civile e composta di tutto il paese di fronte a quella insensata carneficina aveva reso impossibile la decretazione dello stato d'emergenza e il ritorno dei militari al potere. 2 anni dopo, l'Operazione Galaxia aveva provato a ridare fiato al franchismo agonizzante, senza però riuscirci. L'azione invece del 23 febbraio pare alle prime avvisaglie la pazzia di un uomo solo, ma non è proprio così. Tejero alle Cortes è una furia, è imbufalito. Sembra fuori di testa. Fa partire una sventagliata di mitra verso i banchi dei socialisti per farli tenere accucciati dietro gli scranni. Non si devono alzare. Il capo di Alleanza Popolare, Manuel Fraga Iribarne, che pure vanta qualche simpatia tra i militari, cerca di alzare la voce. Dice di non riconoscere l'autorità di nessuno se non del sovrano e cerca di ribellarsi quando vede i leader dei partiti di sinistra portati in un'altra stanza. Si rivolge ai militi. Sparatemi se volete, siete dei traditori, li provoca. Tejero risale le scale dell'emiciclo in fretta, lo guarda in faccia e gli sibila di rimettersi a sedere senza fare troppe storie. A voce alta l'ufficiale proclama di essere intervenuto per salvare lo Stato, denuncia la legalizzazione del Partito Comunista avvenuta 4 anni prima come un tradimento e dice di attendere l'arrivo di un'autorità superiore cui cedere il comando e l'onere di formare un nuovo governo. Allora Tejero non è solo, non è un pazzo isolato, è un piano il suo. Quando in piena notte si presenta alla porta delle Cortes un generale, Alfonso Armada Comín, tutti pensano che sia lui il capo della congiura. In effetti per un paio d'ore Armada e Tejero discutono animatamente in una delle sale della segreteria, ma il generale non è venuto ad assumere il potere, piuttosto è lì per offrirsi come mediatore della crisi. Tejero, ancor più furibondo, respinge le sue proposte di resa e lo fa accompagnare alla porta. Il colonnello non è l'unico ufficiale a essersi ribellato. È successo qualcosa anche a Valencia, dove il comandante militare della regione, il generale Jaime Minas del Bosch, ha decretato la legge marziale e ha ordinato l'allestimento di presidi con i carri armati lungo le strade. Per gli ultimi simpatizzanti del franchismo, Minas del Bosch è una leggenda vivente. Già reduce dell'assedio dell'Alcázar di Toledo durante la guerra civile, era stato volontario nella divisione Azul, alleata dei nazisti sul fronte sovietico, e ha comandato la divisione corazzata Brunete, punta di diamante dell'esercito de Tierra, sino al 1977, l'anno della strage di Calle de Atocha, quando è stato promosso a capo della terza regione. Il generale dovrebbe essere simbolo da seguire per i golpisti, ma quasi nessuno lo imita. Anzi, qualcosa scompagina i piani dei congiurati. Se ne accorge un altro generale, Torres Rojas, che in contemporanea con il sollevamento di Tejero si reca nella caserma proprio della Brunete con l'intenzione di rilevare il comando del collega Juste. Ci occorre anche con l'uso della forza. Torres Rojas non solo trova Juste determinato a non cedere, ma finisce agli arresti scoprendo che i soldati non hanno nessuna intenzione di obbedirgli e di tradire il sovrano. Ed è proprio Juan Carlos a gelare le speranze dei golpisti. Informato del colpo di Stato, il re passa 3 ore al telefono con i principali comandanti delle unità militari, assicurandosene la piena fedeltà. Ovviamente l'unico a non rispondere alle telefonate è Minas del Bosch. Mentre Armada si reca alle Cortes, Juan Carlos indossa l'asta uniforme e appare in televisione per rassicurare i sudditi, sconfessare i traditori, richiamare il rispetto della Costituzione e rivolgere un appello fermo, ma non violento, a tutti i soldati di Spagna. Il re non è solo. Con lui c'è anche la Generalitat catalana, il cui presidente Jordi Pujol ha già parlato alla radio, invitando la popolazione alla calma e al rispetto delle istituzioni nazionali. Bel lavoro Pujol, stai tranquillo, non vinceranno, gli dice il sovrano con tono rassicurante in una telefonata nel cuore della notte, mentre i reparti lealisti prendono posizione davanti alle Cortes. A Valencia, Minas del Bosch attende sino all'alba, poi si rende conto di essere isolato e che i suoi stessi soldati non gli ubbidiscono più, anzi stanno rientrando in caserma e abbandonano le postazioni nelle strade. Alle 5 del mattino del 24 febbraio, il vecchio generale franchista si arrende e viene arrestato. Tejero invece resiste. Dopo la fallita missione di Armada e il proclama televisivo del re, alcuni dei suoi sottoposti hanno gettato le armi e sono scappati. Ai soldati che li hanno catturati fuori dal palazzo delle Cortes dicono di essere stati ingannati dal loro comandante. Dicono che gli ordini iniziali erano di una mobilitazione per un'operazione antiterrorismo, stanare gli uomini dell'ETA o individuare la prigione in cui erano tenuti nascosti i consoli onorari di Uruguay, Austria e Salvador, sequestrati alcune settimane prima dai baschi. Tutte bugie. Che siano versione veritiere o di pura convenienza, poco importa. Rimasto con un pugno di uomini di fronte
al più completo isolamento. Alle 10 del mattino Tehero getta la spugna e dichiara che si arrenderà a mezzogiorno nel Palazzo del Pardo. Che cos'è? La vecchia residenza personale di Franco. Anche questo sembra un messaggio occulto indirizzato a chi gli aveva promesso appoggio, ma poi gli aveva voltato le spalle. Il destino del baffuto pagliaccio in tricorno è segnato. Stavolta i giudici militari non mostrano indulgenza e il fatto che Tehero si assuma l'intera responsabilità, scagionando i militi che lo avevano accompagnato, assume una rilevanza ancora maggiore. Condannato per alto tradimento, Tehero verrà espulso dalle forze armate, privato del grado e della pensione e condannato a 20 anni di reclusione. Ma la parabola del baffuto pagliaccio in tricorno non si esaurirà qui. Nel 1982 proverà ad uscire di galera candidandosi alle elezioni politiche, ma il suo partito prenderà pochissimi voti. Nel 1996, 15 anni dopo il tentativo di golpe, Tehero terminerà la sua vita da carcerato grazie a un permesso rilasciato sulla parola, dandosi alla scrittura e alla pittura, ma senza mai rinnegare le sue simpatie franchiste. Fanno discutere, ad esempio, le sue parole in omaggio di Pinochet alla morte del dittatore cileno nel 2006. Nel 2019 il figlio di Tehero, Ramon, ordinato sacerdote cattolico, officerà l'esumazione e la traslazione della salma di Franco dalla Valle de los Caídos in una tomba di famiglia privata. Quasi un segnale di contrappasso, quasi un passaggio di consegna all'interno di una famiglia che credeva nel franchismo e nella dittatura e che probabilmente aveva ricevuto delle rassicurazioni o comunque degli elementi per portare avanti un disegno golpista, disegno che non si è verificato, che non è riuscito a concretizzarsi grazie all'opposizione del sovrano e delle strutture democratiche, a dimostrazione di come i colpi di Stato, per riuscire davvero, debbano avere delle protezioni e delle connivenze ad altissimo livello. In Spagna, nel 1981, la società civile ha reagito in maniera composta, chiara, ferma, legalitaria. Di fronte a tutto ciò, i golpisti non potevano vincere. Da altre parti, una risposta meno decisa, confusa, contraddittoria, ha dato la vittoria ai golpisti o ha scatenato delle crisi prolungate all'interno dello Stato. Questo fa capire come nello scontro tra due concezioni di Stato, quello liberale e quello tirannico, sia sempre dominante, essenzialmente, l'opinione pubblica, che deve essere controllata e indirizzata secondo i desideri dell'una o dell'altra parte. Non solo, la figura del capo dello Stato, in questo caso Re Juan Carlos di Borbone, è stata centrale per evitare che la Spagna ripiombasse nuovamente nell'incubo della dittatura. Ma di questo baffuto pagliaccio in tricorno, come è stato descritto sulla stampa, quanto davvero si è saputo, quanto dei suoi complici nelle forze armate è stato svelato e quanto è stato tenuto nascosto per evitare ulteriori imbarazzi. L'interrogativo è rimasto lì per lungo tempo e probabilmente se l'ho posto lo stesso Re Juan Carlos, ma a volte certe domande è meglio non solo non trovarvi risposta, ma nemmeno porsele. Avete fatto caso alle nostre novità 2025, il nostro nuovo sito, il servizio di newsletter? Ecco, non dimenticate di iscrivervi alla newsletter che è completamente gratuita, è mensile, vi riserva alcune novità, le nostre impressioni riguardanti libri, serie televisive, cinema a sfondo storico, una timeline del mese, una grande storia dei nostri racconti e molto altro ancora. Siete curiosi di scoprirla? Allora andate nel nostro sito e sottoscrivete. Avete fatto?